Ciao a tutti, questa settimana ricorre il 55esimo anniversario dello sbarco sulla Luna avvenuto con la missione NASA Apollo 11. Il Saturn 5, un bestione di 110 metri di altezza, 36 piani, un grattacielo, è stato in grado di lanciare una utilitaria fino alla Luna e ritorno. Raggiunta una quota di 61 km in 160 secondi dall'accensione, viene spento il primo stadio e distaccatosi verrà lasciato ricadere dentro l'oceano e a questo punto verranno poi accesi i motori del secondo stadio per spingere la parte restante del razzo in orbita. Raggiunta l'orbita viene staccata anche il secondo stadio e il resto della navicella, ovvero il primo stadio con il modulo di servizio e il modulo di comando, vengono spinti dopo un paio di orbite intorno alla Terra per controllare che tutto è a posto. Viene effettuata l'ultima ascensione per spingere verso la Luna quello che rimane dell'astronave. A questo punto il viaggio prosegue a 40.000 km/h verso la Luna. Non rimane da fare altro che tirare fuori il Lunar Excursion Module, che è contenuto qua dentro come se fosse un'auto in un garage, vedete. Immaginatevi che questa parte qua si apra in 4 spicchi, il modulo di comando col modulo di servizio si stacchino, compino un'inversione di 180 gradi, prendano contatto con l'EM e a questo punto, liberatisi dell'ultima parte di razzo che ormai non serve più, il viaggio procede in questa maniera verso la Luna, modulo di comando, modulo di servizio attraccati all'EM fino all'orbita lunare. I due scendono dentro l'EM, passano attraverso un condotto, entrano dentro l'EM, sigillano tutto quanto e si staccano, pronti a dare un'accensione
per far sì che la velocità diminuisca e la trazione lunare cominci ad attirarli verso il suolo. Con il motore acceso comincia la sua discesa verso la superficie lunare. C'è qualche imprevisto, i dati del computer non corrispondono con i dati del radar, stanno scendendo più veloce, vedono scorrere la superficie lunare, si erano allenati, avevano fatto milioni di simulazioni e capiscono di essere troppo veloci nella discesa e comunque alla fine, con pochi secondi di carburante rimanenti, finalmente toccano il suolo e allunano. Una volta toccato il suolo saranno necessarie ancora 6 ore per la preparazione all'uscita e alle 4:56 del 20 luglio finalmente Armstrong tocca il suolo lunare. Raccolti alcuni campioni e depositati alcuni esperimenti scientifici, fra i quali un prisma che riflette un raggio laser sparato dalla Terra per misurare l'esatta distanza che intercorre fra la Terra e la Luna, che è in allontanamento, i nostri rientrano e decollano per riunirsi al modulo di comando in orbita e iniziare il viaggio verso casa. Amareranno nell'Oceano Pacifico e per chi volesse approfondire ulteriormente l'esperienza vi invito a leggere l'articolo in descrizione sul nostro sito genoar.it, ovviamente ad iscrivervi al canale, a mettere i pollici, i like che sono importantissimi e a condividere il video, ovviamente se vi è piaciuto e avete gradito. A presto!